Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come appunto potete vedere con gli Everyday Witch Tarot in versione mini. Che cosa dunque, ragazzi, cercheremo di chiedere a questo dolcissimo e romanticissimo mazzo? Cerchiamo di capire che cosa ha allontanato veramente però una persona da voi. Quindi magari altre persone, rivali, situazioni esterne, preoccupazioni, problematiche, incompatibilità, cioè cerchiamo di capire effettivamente che cosa ha portato questa persona ad allontanarsi da voi. Ovviamente cerchiamo però anche di capire se questa persona possa avere rimpianti, quindi ancora pensarci, rimorsi, nostalgia, se desideri ancora per esempio vedervi e ovviamente se ritornerà, quindi come agirà. Io utilizzerò un metodo che si usa, diciamo, solitamente con le sibille, ma può essere utilizzato anche molto bene, secondo me, proprio con i tarocchi. È un metodo che prevede un certo, diciamo, numero di carte, quindi abbastanza numerose, motivo per cui è molto ovviamente specifico e dettagliato. Iniziamo dunque a mescolare appunto il mazzo degli Everyday Witch Tarot e per il principio di sincronicità cerchiamo di capire perché una persona si è allontanata da noi. Perfetto, dunque, come potete vedere appunto qui abbiamo le 10 carte ovviamente di questo metodo molto utilizzato per quanto concerne appunto i ritorni. La prima fila di carte, quindi le prime 5 carte, ovviamente rappresentano le motivazioni, quindi che cosa effettivamente ha portato questa persona ad allontanarsi da noi. Seconda fila di carte, 2 carte, quindi una coppia di carte, cerchiamo di capire se questa persona però ha rimorsi, se è dispiaciuta se non altro per essersi appunto allontanata da noi. Terza fila di carte, le ultime 3 carte, se questa persona tornerà, quindi come questa persona agirà da un punto di vista effettivamente pratico e concreto. Iniziamo ora, ragazzi, appunto dalla prima fila. Quindi cerchiamo di capire le motivazioni che hanno portato questa persona lontana da voi. Allora, qui abbiamo già per iniziare il paggio di pentacoli. Ovviamente, ragazzi, queste carte vanno lette comunque tutte insieme. Quindi qui abbiamo il 7 di coppe. Comunque poi ovviamente ve le spiegherò una alla volta. Qui abbiamo il quarto arcano maggiore, l'imperatore. In quest'altra posizione abbiamo il 3 di spade, ok? E in ultima posizione abbiamo il 5 di bastoni. Allora, ragazzi, sicuramente questa persona sente o paventa in maniera molto fastidiosa una certa rivalità, appunto,
con una persona, con un imperatore. Ora, per rivalità si intende non necessariamente una persona che possa far parte della vostra vita sentimentale. Questa persona può anche semplicemente avere il sospetto o dare per scontato che, diciamo, voi obiettivamente abbiate qualcuno o che qualcuno in qualche modo magari vi ronzasse troppo attorno anche nel momento della vostra stessa storia o frequentazione. Quindi sicuramente qui c'è questo imperatore che troneggia ovviamente nel cuore della prima fila delle 5 carte, quindi come posizione centrale, come elemento di reale fastidio. Quindi sicuramente questa persona vedeva e vede come fumo negli occhi un ipotetico rivale. È chiaro che però l'imperatore può non essere soltanto un rivale in amore o unicamente un rivale in amore. L'imperatore può essere comunque anche un'energia maschile che dal suo punto di vista era fortemente contraria alla vostra storia. Quindi potrebbe essere per esempio un padre, potrebbe essere vostro padre, uno zio, un fratello maggiore, comunque qualcuno che per voi ha un peso importante e ha avuto un peso importante, per cui questa persona si è sentita, diciamo, svilita, sminuita e messa da parte o comunque non accettata. Quindi qui c'è un'energia maschile che a questa persona dà particolarmente fastidio e dava particolarmente fastidio, d'accordo? Quindi tendenzialmente una persona, diciamo, è un quadro tipico di una persona particolarmente gelosa e possessiva comunque, d'accordo? Quindi aveva il sentore comunque di avere un rivale, che ci potesse essere qualcuno da qualche parte pronto a rubargli ovviamente il trono, quindi la posizione al vostro fianco. Motivo per cui questa persona in questo momento evidentemente non torna da voi o ha comunque un atteggiamento distaccato nei vostri confronti, cioè questa persona teme molto questa energia maschile. Quindi, per esempio, in caso voi non vi sentiate o vediate da molto tempo, questa persona dà per scontato che voi abbiate già qualcun altro, cioè lo dà per scontato, anche in caso voi non abbiate nessuno, questa persona lo dà assolutamente per assodato, d'accordo? In caso ovviamente la vostra sia stata e sia una storia, una frequentazione ovviamente tra persone impegnate, quindi voi impegnate, è chiaro che questo imperatore è il vostro compagno. Anche in caso lui non vi abbia mai palesato a chiare lettere il fastidio per questo imperatore, in realtà purtroppo questo imperatore gli creava non pochi fastidi, d'accordo? Quindi potrebbe non avervene parlato, però il fastidio c'è e c'era assolutamente in pieno. Sicuramente però ragazzi qui non parliamo soltanto di un imperatore fastidioso, quindi di un'energia maschile che lo ha infastidito. Qui parliamo però anche di un paggio che abbiamo appunto in apertura distesa. Cosa significa? Una personalità molto infantile. Dunque, o voi avete chiesto di una persona molto giovane, per cui chiaramente un po' di insicurezza ovviamente ci sta, oppure effettivamente in caso questa persona sia già un adulto, ok, confermato anagraficamente, evidentemente però questa persona non è tanto adulta da un punto di vista emotivo, quindi è una persona comunque molto fragile ed è una persona che agisce come un bambino, come un infante, come un ragazzino, quindi è una persona che non sa in qualche modo gestire le storie, d'accordo? Quindi una persona che obiettivamente fa fatica anche, vedete, a rapportarsi appunto a un eventuale rivale, cioè la situazione gli fa crollare il mondo addosso, quindi è comunque una persona, ripeto, che ha un atteggiamento un po' infantile, capriccioso, inconcludente, perché mi compare questo paggio. Cioè è una persona che obiettivamente è lenta, perché è un paggio di pentacoli, quindi è lenta nel decidere, lenta nel tornare, è lenta nel rielaborare, diciamo, le situazioni e nel mettere anche da parte magari delle sofferenze, comunque dei litigi, una persona che si offende molto facilmente, una persona permalosa, una persona anche un po' arrogante che vuol sempre aver ragione. Quindi obiettivamente questa è una persona che comunque ha
diciamo, ecco, un temperamento molto particolare, ok? Sull'infantile andante, quindi non è una persona matura da nessun punto di vista, quindi nemmeno ovviamente da un punto di vista emotivo e sentimentale, cioè questa persona non sa gestire i rapporti in maniera matura, è un paggio, d'accordo? Quindi ovviamente come carta iniziale, insomma, ecco, identificare un individuo adulto con un paggio la dice lunga, ok? Quindi è un personaggio estremamente infantile, d'accordo? Che fa un passo avanti, 10 indietro. Si butta, si lancia in determinate situazioni perché pensa di riuscire a fare chissà cosa, poi in realtà qui conclude molto poco, d'accordo? Quindi, ahimè, abbiamo già anche in questo caso una figura ben particolare, d'accordo? Come vedete poi qui abbiamo il 7 di coppe che in accezione negativa è una carta che parla di caos totale, cioè questa persona, di coppe tra l'altro, quindi nei sentimenti, ecco una persona che ribadisco non ci sa fare, quindi una persona confusa, una persona che sogna tanto per carità, progetta tanto, vuol tanto, ma poi obiettivamente quando si tratta di concretizzare, ok, ecco una persona che tende a diciamo fare acqua da tutte le parti. Il 7 di coppe, ragazzi, è la carta dell'immaginazione, no? Quindi dei sogni, delle fantasie. Però quando ovviamente questa carta viene posta in accezione negativa, vuol dire che una persona vive solo di fantasie, solo di immaginazione. Però la vita non è fatta solo di sogni, d'accordo? La vita dovrebbe in teoria essere fatta anche di, no? Qualcosa di concreto. Cioè questa persona non riesce, ragazzi, ma ripeto, siamo partiti da un paggio, quindi cioè questa è una persona proprio un po' infantile, d'accordo? Quindi che pensa tanto ma agisce molto poco e pensa anche male perché, ripeto, poi successivamente appunto in cuore ovviamente di questa fila di carte c'è appunto questo imperatore, cioè questa energia negativa che lui mal sopportava e mal sopporta tra l'altro, quindi vede rivali da tutte le parti, cioè voi potreste anche tranquillamente non avere nessuno al vostro fianco, eppure questa persona è gelosa, cioè teme questa energia maschile, d'accordo? Quindi è chiaro che è una persona molto insicura, che ha una bassissima autostima e soprattutto è una persona che obiettivamente caratterialmente rispetto a voi però dalle carte mi risulta molto incompatibile perché infatti qui abbiamo un 3 di spade e un 5 di bastoni, quindi una persona comunque possessiva, appunto gelosa, una persona insicura, è una persona molto altalenante, una persona appunto infantile che crea, come tipico del 5 di bastoni, delle diciamo frizioni anche quando non ce ne sarebbe proprio bisogno, cioè una persona che tende a creare problemi, a creare litigi, soprattutto come è tipico del 5 di bastoni, quando ovviamente assolutamente non sarebbe necessario, cioè nel momento in cui le cose iniziano ad andare troppo bene, ecco che questa persona tira fuori la polemica sbagliata, la frase sbagliata, il problema inesistente. Quindi obiettivamente è una personalità molto pesante, anche complessa, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona nel momento in cui si è allontanata da voi ha proprio trovato quel cavillo assurdo che magari per nessun altro sarebbe stato un problema, per lui invece lo era, d'accordo? Quindi effettivamente è una persona che proprio, ecco, cerca l'ago nel pagliaio, cioè ragazzi effettivamente è una persona che ha anche un ragionamento legnoso, d'accordo? Ripeto, è una persona molto permalosa, si fissa su determinate situazioni, magari appunto argomentazioni, litigi, eccetera, e non riesce ad uscirne. Quindi fa fatica anche a perdonare, cioè rimugina tanto questa persona, d'accordo? Quindi è una carta anche di rancore nei vostri confronti. Quindi voi potreste aver detto quella parola sbagliata nel momento sbagliato, per cui questa persona se l'è legata al dito mortalmente. Quindi ripeto, è una persona che fa fatica a digerire, diciamo così, ecco, le situazioni di negatività, d'accordo? Non sa gestire le emergenze. Ma qui perché, ragazzi? Perché partiamo ovviamente da quel paggio. Quindi è una persona che non sa gestire nulla, ok? Ammesso e non concesso che ci sia effettivamente questo imperatore, comunque nella vostra vita, lui non sa gestire il rapporto con questo imperatore, non sa combattere per amore, d'accordo? E poi, ripeto, obiettivamente comunque è una persona che non sa gestire comunque il confronto con gli altri, quindi figuriamoci con un ipotetico rivale, d'accordo? E infatti abbiamo il 3 di spade, quindi una carta di
chiusura. Effettivamente vi confermo, sì, è vero, questa persona ha cercato di chiudere il rapporto con voi, non che io ovviamente non mi fidi di ciò che rappresentano ovviamente le vostre percezioni, però obiettivamente, ecco, le carte confermano, d'accordo, che questa persona sicuramente ha cercato una chiusura e si è allontanata volutamente da voi proprio per evitare, diciamo, tutte queste situazioni, ragazzi, che ovviamente sono risolvibili da un adulto, ma da un paggio no. D'accordo? Quindi ripeto, o è una persona molto giovane oppure veramente una persona troppo infantile, una persona non cresciuta, è una persona da prendere per mano, ma così ovviamente non va bene. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona molto caotica, vi ripeto anche con il 7 di coppe, è una persona che pensa tanto, sogna tanto, ma non concretizza quasi nulla nella sua vita, cioè si perde in elucubrazioni mentali, una persona gelosa, una persona che, ripeto, tende a creare problemi, tende a creare bisticci e soprattutto è una persona incompatibile a voi da un punto di vista caratteriale, cioè questa è una persona molto diversa da voi. Quindi è una persona difficile da avere al proprio fianco e obiettivamente è una persona difficile anche da comprendere, d'accordo? Quindi sicuramente, ecco, non avete avuto al vostro fianco la persona più semplice del mondo, d'accordo? Quindi questa è una persona molto particolare, ma partiamo innanzitutto da quel paggio e da quell'imperatore, che per lui rappresenta ed è sempre rappresentato un ostacolo, quindi anche in caso voi ad oggi non abbiate nessuno, questa persona obiettivamente teme che comunque, anzi lo dà per scontato, che voi abbiate qualcun altro che per voi sia più importante di lui, quindi ha un'autostima sotto i piedi, cioè ripeto, chiunque dal suo punto di vista può essere migliore di lui. Cioè, quindi qui la situazione proprio a livello interiore di questa persona, insomma, lascia un po' a desiderare. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione, appunto, se questa persona ha dei rimpianti, ovviamente rimorsi, se vi pensa, se ha malinconia e nostalgia di voi. Allora, e qui ovviamente abbiamo il 7 di bastoni e il 10 di coppe. Allora, ha un'enorme nostalgia di voi, 10 di coppe. Cioè, questa è una persona che comunque, ovviamente al di là di tutte queste enormi macroscopiche problematiche interiori ed emotive che ha, obiettivamente questa è una persona che comunque, ripeto, per voi prova del sentimento, lo provava e lo prova tuttora, 10 di coppe, quindi è una persona che comunque sicuramente vi ha visto e vi vede addirittura ancora tuttora nel presente come la persona ideale da avere al suo fianco. Ma abbiamo il 7 di bastoni. Che cosa significa? Il 7 di bastoni, vedete, la carta di chi si prepara a difendersi, quindi è un po' sulla difensiva. È una persona che sente di doversi sempre difendere o dall'amore che prova per voi, oppure ecco da tutte queste problematiche, anche da questo eventuale rivale che lui però sente veramente tra capo e collo, cioè questa è proprio una persona che vive veramente male determinate situazioni. Ora è chiaro che in questo caso questa persona con queste due carte l'intenzionalità sicuramente di ricercarvi ce l'ha, d'accordo? Quindi 10 di coppe è una carta che parla di riappacificazione, di un ciclo negativo che si chiude per riaprirsi ovviamente ad un nuovo ciclo, d'accordo? Per riaffacciarsi alla vita di una persona che si ama, perché parliamo di coppe, però lo fa innanzitutto rallentando i tempi, perché 7 di bastoni rallenta le tempistiche, pur essendo una carta di bastoni, che sono comunque carte velocissime, però ecco che questa è una persona che obiettivamente conta di muoversi, ma non oggi, d'accordo? Non domani. Quindi è una persona che tende un po' a rallentare i tempi. Ma perché? Ragazzi, si chiama paura. Cioè, questa cosa ha una sola definizione. Ha paura. Il 7 di bastone è la carta dell'essere, vedete, sulla difensiva, del sentirsi quasi in obbligo nei confronti di se stesso, di in qualche modo appunto difendersi, difendere se stesso, il proprio cuore, la propria posizione, d'accordo? Quindi è una persona che sente effettivamente di avere dei rivali o comunque di dover gestire delle situazioni che lui vede come più grandi di lui, d'accordo? Quindi quasi irrisolvibili, quindi è una persona che,
ripeto, è sempre troppo sulla difensiva e lo sarà ancora, d'accordo? C'è una persona che ovviamente vuole difendere i propri interessi, quindi anche la propria posizione al vostro fianco, lo vuol fare, pronta alla lotta, diciamo questa persona, però il 7 di bastoni non parla effettivamente di rivali realmente esistenti. È una carta che parla di chi, diciamo, si prepara, ok, in qualche modo a difendersi, ma come vedete, ovviamente ci sono soltanto queste scope, d'accordo? Non c'è effettivamente un altro stregone che può attaccare, ovviamente, questa dolcissima, seppure spaventata streghetta, d'accordo? Quindi obiettivamente qui non ci sono degli effettivi rivali in carne ed ossa, sono soltanto delle sue paure, d'accordo? Quindi è una persona sulla difensiva, ma obiettivamente un po' sul nulla, d'accordo? Quindi è una persona sempre spaventata, che ha sempre tanta paura, d'accordo? Cioè sente di dover lottare contro tutti e contro tutto, però effettivamente qui c'è proprio poco, d'accordo? Quindi vedete, la carta è eloquente in questo, quindi non ci sono degli effettivi nemici in carne e ossa, ok? Lui pensa che ci siano persone pronte ad attaccarlo, ok? Ma in realtà effettivamente in questo momento potrebbe anche prendersela un pochino più con calma e anche con un po' più di serenità, d'accordo? Perché tutte queste, diciamo, difficoltà, le carte dicono effettivamente qui non ci sono, ok? Basterebbe semplicemente tirarsi sulle maniche, tornare da voi, rivedere la situazione, parlare ed esprimersi da persona adulta, ok? Ma questa persona, ripeto, fa molta fatica. Però è chiaro che, certo che gli mancate, voi rappresentate l'ideale. 10 di coppe è una carta che parla di completezza, quindi vi vede anche esteticamente come la persona giusta per lui, d'accordo? Come la donna ideale. Voi avete tutto ciò che a lui piace, d'accordo? Motivo per cui prova ancora attrazione e sentimento. Gli manca tutto di voi. Il 10 di coppe rappresenta anche proprio quei momenti della quotidianità, il sentirvi, il ridere insieme, magari anche per delle stupidaggini, d'accordo? È chiaro che però tutto questo in realtà non lo sprona per cercare in qualche modo anche di guardarsi dentro, perché questa persona dovrebbe rendersi conto effettivamente che comunque tutto il patatrac l'ha creato lui, d'accordo? Per delle paure molto spesso immaginarie, ricordate il 7 di bastoni, ok? Quindi queste scope non hanno un effettivo possessore, d'accordo? Sono lasciate lì così a terra, però qui non c'è nessuno, cioè si sta difendendo contro il nulla, d'accordo? Quindi fa tutto un po' parte, ecco, delle sue paure, Potrebbe sicuramente gestirla meglio questa situazione, Vediamo ragazzi ora in ultima posizione se questa persona ovviamente si muoverà in qualche modo nei vostri confronti e come agirà. Allora, qui abbiamo tre carte comunque molto belle e positive, perché qui abbiamo il matto, qui abbiamo ovviamente il Papa, quindi la riappacificazione ovviamente fatta a persona, e qui abbiamo il 3 di Pentacoli, quindi la collaborazione, il parlarsi. Allora, sicuramente questa persona tornerà da voi, cioè tornerà proprio a ricercarvi comunque, si farà viva come matto ovviamente, quindi sempre nelle stesse modalità. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente il matto è una carta che riporta molto spesso ai paggi, d'accordo? Voi sapete che ogni arcano maggiore è legato a un gruppo ovviamente di arcani minori e viceversa, d'accordo? Di conseguenza il matto è legato principalmente ai quattro paggi. Sicuramente in questo caso questa persona dunque ritornerà in maniera del tutto inaspettata per voi, cioè voi non vi aspettereste mai di essere ricercate ovviamente in quel preciso momento, in quel modo da quella persona, quindi potrebbe messaggiarvi, potrebbe scrivervi, telefonarvi o cercarvi proprio concretamente. È una carta anche veloce, diciamo, comunque sia il matto che ovviamente il Papa. Sono carte sicuramente che non superano ovviamente il mesetto e mezzo circa. È chiaro che però successivamente c'è una carta lenta che rallenta la situazione perché è un 3 di pentacoli e sapete, come dico sempre, che i pentacoli purtroppo rallentano molto la situazione.
Quindi il mesetto e mezzo può ovviamente diventare un po' più lungo, d'accordo? Per quanto concerne ovviamente le tempistiche, perché appunto è una carta di pentacoli, è l'ultima carta e ovviamente in questa stesa, in questa modalità, rappresenta proprio la carta delle tempistiche, quindi ahimè è una carta di pentacoli, d'accordo? Quindi rallenta, diciamo, di un bel po' l'evoluzione della situazione, d'accordo? È chiaro che sicuramente il risultato è quello che conta, ossia un risultato molto positivo, quindi questa persona vi ricercherà, ovviamente però sotto quali vesti? Le vesti del matto, quindi di una persona che sicuramente tornerà ovviamente da voi senza troppi fronzoli, d'accordo? Il matto non torna chiedendo scusa, il matto non torna in maniera consapevole, il matto non torna dopo aver ragionato, non è l'ermita, non torna in maniera saggia, torna per impulso, perché voi gli piacete, perché è una persona interessata tuttora a voi e quindi è una persona che agisce di impulso. Il matto vive in una sorta di eterno presente, quindi il matto non contempla il futuro. Quindi non aspettatevi grossi programmi, ragazzi, da parte di questa persona, d'accordo? Il matto non programma, diciamo, il futuro, quindi non torna con l'intenzionalità di ricominciare una storia necessariamente con voi. Torna perché ha bisogno comunque in qualche modo del contatto, del risentirvi, del rivivere anche piccoli momenti e anche ovviamente di erotismo, perché abbiamo detto il matto parla di istinto, d'accordo? Quindi torna per queste motivazioni questa persona, ma non è un due di coppe, non è un asso di coppe, non è la carta degli amanti, d'accordo? Quindi non è una persona che torna romanticamente portandovi la coppa del perdono come il cavaliere di coppe. D'accordo? Quindi è una persona che agirà distinto di impulso perché ha bisogno di vedervi, di sentirvi e ovviamente di avere un contatto fisico con voi, d'accordo? Ma è una persona che ragiona, diciamo, troppo sulle stupidaggini, come abbiamo visto fino ad ora, facendole diventare dei problemi insormontabili, però invece sulle cose importanti, quindi magari la costruzione di un rapporto vero e serio, questa persona non ci pensa. Quindi obiettivamente fa sempre il contrario di quello che si dovrebbe ovviamente fare, d'accordo? È chiaro che però, ragazzi, il matto parla di allegria, quindi sicuramente questa persona vi porterà, anzi vi riporterà una ventata di spensieratezza, di allegria, momenti di gioia, perché è una carta positiva il matto, d'accordo? Però l'importante è non aspettarsi dal matto grosse azioni o comunque azioni profonde, d'accordo? Sicuramente il ritorno di questa persona vi farà piacere, ripeto, anche il modo di comunicare evidentemente molto ingenuo, spensierato, allegro e fresco e a voi piacerà sicuramente perché, ripeto, il Papa parla proprio di riappacificazione, d'accordo? Quindi sicuramente voi metterete da parte anche del rancore che voi potreste provare nei confronti di questa persona. È chiaro che comunque è una carta che parla dunque di un riprendere delle comunicazioni. Il Papa non è appunto una carta che parla di in qualche modo riprendere appunto una storia d'amore. Il Papa non parla di questo, parla di comunanza di anime, quindi di due persone che si ritrovano dopo un periodo di crisi, d'accordo? E che cercano di mettere da parte gli screzi e le incomprensioni, d'accordo? Per cercare di, diciamo, ritrovare una sorta di accordo o comunque un vivere civilmente l'uno accanto all'altra, riprendendo delle comunicazioni, partendo, ripeto, da un'ottima base, perché il Papa parla comunque di comunanza, d'accordo? Però, ripeto, non necessariamente della ripresa di una storia d'amore, però, ripeto, qui c'è anche da parte vostra comunque il cercare di capire e comprendere l'altra persona. Tra l'altro, ragazzi, il 3 di denaro è una carta bella, perché comunque parla di chi ovviamente si lega ad un'altra persona per un fine comune. È un 3 di pentacoli, quindi non è un 2 di coppe, quindi il fine comune, ripeto, non è necessariamente la ripresa di una storia d'amore, di una relazione, se non altro la ripresa delle comunicazioni, d'accordo? Quindi il fine comune è il ritornare comunque anche solo a sentirsi, a vedersi, parliamo di pentacoli, quindi comunque ovviamente ad avere ancora rapporti, questo sicuramente, ripeto, perché comunque è una carta che parla di contatto fisico,
È una carta che parla di un contatto fisico, per fortuna voluto ovviamente da entrambi, quindi sicuramente qualcosa che farà piacere a tutti e due, quindi non parla di egoismo, d'accordo, da parte di uno dei due, entrambi sarete pienamente soddisfatti, è una carta comunque molto bella e molto positiva. Ripeto, un po' lenta, lo so, purtroppo rallenta un po' ovviamente le prime due carte che invece sono molto più veloci, però ragazzi, se non altro ovviamente il risultato è comunque positivo. È chiaro ragazzi che poi voi sapete che io tendo a rifare le stese, d'accordo? Quindi andremo ancora a tener d'occhio ovviamente la situazione. Comunque in caso vogliate ovviamente affrontare questa situazione in maniera molto più precisa e ovviamente personale, è chiaro che io faccio consulti privati, ormai lo sapete, io vi lascio sempre la mia mail su cui ovviamente scrivermi per informazioni o comunque per prendere appuntamento per un consulto privato. Di conseguenza, per chiunque di voi voglia ovviamente approfondire in maniera del tutto personale una situazione di questo tipo, al di là poi dell'interattivo, è chiaro che può contattarmi. Dunque, direi stesa ovviamente bella, se non altro per quanto concerne il finale, quindi sicuramente avrete modo di rivedere e risentire questa persona. Sicuramente voi mancate molto a questa persona, persona che però ovviamente ragazzi abbiamo visto avere delle fragilità emotive e interiori ovviamente di un certo peso, d'accordo? Persona che chiaramente vi ritornerà, ovviamente però diciamo ecco con lo stesso assetto caratteriale, proprio perché appunto abbiamo visto il matto assolutamente aderente alla figura del paggio, d'accordo? Quindi questa persona obiettivamente non torna cambiata, d'accordo? Torna consapevole del fatto che voi ovviamente siete importante per lui, però è chiaro che per un cambiamento qui ovviamente necessiterà molto più tempo, d'accordo? Se non altro però ovviamente c'è proprio la ripresa del dialogo ed una sorta di riappacificazione, quindi il mettere da parte ovviamente rancori e comunque situazioni negative del passato, d'accordo? Quindi ricomincerete a parlarvi, a sentirvi, a vedervi e anche ad avere interessanti approcci fisici. Poi ovviamente tutto deve procedere passo dopo passo, d'accordo? Man mano. Dunque, stesa che ovviamente termina qui, come sempre mi raccomando ragazzi, dal vostro punto di vista, ragazzi e ragazze, mettetevi sempre come priorità assoluta, forza, coraggio, determinazione e ovviamente a presto!